morning, everybody. I will speak slowly, but unfortunately in English. But Giacomo, as he said, he will translate. It is a great pleasure for me to be back here in Padua with you again. Wonderful place, wonderful people, and especially wonderful this morning because I have with me Dušan Bogdanovič, absolutely fantastic composer, performer, improviser. We're going to start, I think, by talking a little about improvisation. And of course, in your concert last night, you started with an improvisation. Dal benvenuto a tutti, si scusa di non poter fare la conferenza in italiano e che parlerà inglese, ma appunto come spiegato prima ci sarò io che un pochino interverrò e aiuterò nella traduzione. È contentissimo di essere tornato qui al festival, lui fu ospite già l'anno scorso, bellissimi eventi, bellissimi luoghi, bellissime sale e fantastico avere contatti con così tante e interessanti persone, in particolare in questo momento con Dušan Bogdanovič. E partiranno subito parlando dell'improvvisazione, proprio perché ieri Dušan ha improvvisato. Yeah, so you began your concert and ended your concert with an improvisation. Right. So tell us a little bit about how that started, how you got into improvisation, and what it brings to your playing. Ha iniziato e concluso il programma con dell'improvvisazione, quindi raccontaci come hai iniziato a improvvisare e come questo ha un ruolo nel tuo modo di comporre. Improvisation in general or this particular? In general. In general. In generale l'improvvisazione. In general. I didn't, when I started playing guitar, I did not necessarily separate so much playing specific pieces with improvisation, with composition. I was like 12 years old when I started playing guitar, and I started sort of fiddling with it when I was 13, let's say. So already when I was 13, I started composing certain things and improvising at the same time. If they were not very stabilized, I would improvise more. If they got stabilized, then they became compositions. And even at some point, I played electric guitar. I had a band, kind of like an R&B band, rhythm and blues. I played electric, so there was also, a lot to do with improvising and composing too. Quindi non ha mai veramente separato, non c'è mai stato un momento in cui improvvisare, comporre, suonare è stato separato. Fin dall'inizio, fin da giovanissimo, lui ha iniziato a 12 anni a suonare, c'è sempre stata dell'improvvisazione, della creatività e fin da subito ha composto. E se magari il brano non aveva una forma specifica, aveva bisogno di più lavoro, improvvisava di più e lo sviluppava di più, oppure arrivava a essere una composizione più finita e più definita. Però appunto c'è sempre stato questo elemento e fin da subito anche ha suonato chitarra elettrica, faceva parte di una band, per cui rock, blues, diversi generi che hanno insiti già dell'improvvisazione. Well remembered. Yeah. Maybe you want to mention something about your own background. I mean, it's interesting what you say, because we have these very clear divisions between what we call performance, improvisation, and composition. But like you, when I first started guitar, in my very first lesson, I was given 3 notes. And I thought the idea was that I would go home and make my own music up with these notes. I went back the next week, and my teacher said, no, this is what you play. But that's the earliest memory of thinking, well, why not? Why can't I do what I want? E in un certo senso anche adesso siamo passati all'esperienza di Steve Goss, che anche lui subito la prima esperienza che ha avuto di lezione col suo insegnante si è confrontato con 3 note e ha pensato di elaborarle e di portare poi un pezzo costruito su queste 3 note la settimana successiva all'insegnante, pensando che fosse una cosa normale, che fosse la cosa più naturale da fare. L'insegnante invece ha detto no, non si fa così, anzi questo è il repertorio, questo è quello che si suona, però anche per lui fin dall'inizio era stato imprescindibile la connessione tra il creativo e il suonare.
I mean, also from my point of view, I played other instruments, violin and also piano. And for me, the guitar was a lot freer. It was as if arranging and transcribing and improvising and composing was kind of more a part of the guitar in a way it wasn't for the violin or piano. Lui, tra l'altro, non suonava solo la chitarra, ma anche il violino e il pianoforte all'inizio. E la chitarra per lui rappresentava lo strumento che di più gli permetteva o che aveva insito nella sua natura l'improvvisazione, la creatività, che invece non appartenevano dal suo punto di vista altrettanto naturalmente al violino e al pianoforte. Just how many people in the room improvise? Quante persone qui improvvisano? Okay, Oh, good. good. And how many compose? Quanti compongono? So good, excellent, very good. Yeah. So you didn't separate improvising. So I didn't separate, and my father played violin. Actually, my father was a physicist, but he was an amateur violinist, guitarist, and mandolin player. Right. So when I was a kid, we used to play Leopold Mozart duets. You know, we would play like on mandolins. I would play mandolin too at that time, and then we would do other sarasate. I don't know. He used to be able to play, kind of, more of a romantic music. And then when the Beatles came in, he bought me actually a score of, yeah, which was like this really old Beatles song, like I Wanna Be a Man, like this is completely ancient music today. But anyway, so I would say my father was kind of like this very eclectic person already, himself. And so then I accepted this as reality. So for me, being an eclectic musician was a reality. Yeah. I would say that's maybe explains a little bit more. Ribadisce il concetto che fin da subito non ha mai separato l'improvvisazione, la composizione dall'esecuzione, e che in particolare anche suo padre, he was a physicist, your father. Yeah, he was teaching physics. Era un insegnante di fisica, però era un bravo e colto amatore della musica e suonava la chitarra, il mandolino, il violino, e per questo fin da subito hanno improvvisato insieme, si divertivano a passare insieme il tempo e arrangiavano brani di Mozart, dei duetti, ma addirittura a un certo punto anche dei Beatles. Ricordo un momento in cui suo padre gli ha portato un CD dei Beatles, che ormai lui definisce musica antica oggi, una canzone in particolare, I Wanna Be a Man, ma proprio perché aveva questo rapporto con suo padre, che è una persona colta e molto eclettica, lui ha accettato fin da subito come una realtà, come inevitabile, questo approccio nei confronti della musica. Great translation, I think. Yeah. And remember so much. Sure. Well, thank you. I think improvisation is a really important way in which to get to understand music. And I think one of the things that I learned most from when I was learning a piece on the guitar as a guitarist was that if I improvised around the piece that I was playing and made it my own and tried things out, it was a really, really effective way of getting into the character of the music. L'improvvisazione per lui è sempre stato anche un mezzo per imparare, conoscere, approfondire e assorbire la conoscenza dello strumento e del repertorio. In particolare si ricorda che partendo da un brano in particolare, l'idea di prendere degli elementi di questo brano e elaborarli liberamente, improvvisando, illuminava in modo profondo poi anche la conoscenza del brano e la sua appropriazione in un certo senso. I might mention something also, just an anecdote. That was in my further life where I became more sort of established as a guitar player. I continued composing, but I was like maybe 15, 16, and I played this, the Giuliani Concerto,
with the string orchestra, and I got lost somewhere in the middle. And so, you know, I was just winging it. So I just played the scales that sort of more or less fit in. And then after the end, you know, the conductor came and he said, "Congratulations on your improvisation." He said, "I won't congratulate you on playing the concerto, but I congratulate you on it." So I understood that improvisation had kind of like a life of its own. It's just an anecdote. Un aneddoto divertente: poco dopo, nella sua gioventù, aveva 15-16 anni e si era affermato soprattutto come chitarrista, come esecutore, e una sera stava suonando il concerto di Giuliani, chitarre, orchestra d'archi, insomma 4 parti d'archi, e a un certo punto si è perso e ha improvvisato allora dei pattern di scale, arpeggi che più o meno rispecchiavano lo stile e seguivano l'armonia. E il direttore d'orchestra alla fine si è congratulato profondamente per l'improvvisazione, dicendo: "Non mi congratulerò per la performance, per l'esecuzione, ma per l'improvvisazione". E lì diciamo che questo aneddoto ha aiutato Dušan a realizzare che l'improvvisazione aveva una vita propria, separata dal brano. And maybe just to continue, just to say another word, which is that so many classical musicians, they consider improvisation as a happy accident, Right. or sort of like a marginally interesting thing to do, whereas you have the program, you have, you know, I don't know, you have Rodrigo to play, you have, you know, this and that, but then improvisation is sort of like somewhere like marginally. However, improvisation for many people is really essentially what they do. I mean, it's obvious, but maybe it's not so obvious. Per continuare, ragiona sul fatto che moltissimi musicisti classici percepiscono l'improvvisazione come un elemento marginale rispetto all'esecuzione del repertorio, in cui esiste una parte, per esempio c'è Rodrigo, il repertorio va eseguito così, va rispettato. Se si improvvisa è una cosa un po' più frivola, un po' meno importante, mentre invece per altri musicisti, moltissimi musicisti, l'improvvisazione è la cosa principale, è la cosa essenziale e importante. I think another important thing to say is that improvisation is not one thing. It's many things. Una cosa molto importante da dire è che l'improvvisazione non è una cosa, ma sono tante cose diverse. We think about improvisation often as happening in real time, like in jazz improvisation or on stage. But that's one kind, real-time improvisation. Another is when you're just at an instrument, whether it's piano or guitar, and you're finding stuff, and then you start fixing your improvisation. And also we improvise with pencil and paper, and we have certain notes we can use, and we make decisions, musical decisions. So improvisation is integrated in all kinds of creative music making. Ha descritto diversi modi di improvvisare. Siamo abituati a pensare che l'improvvisazione sia, diciamo, l'improvvisazione in real time, in tempo reale, attuale, per cui si vede un gruppo jazz con qualcuno che improvvisa sul momento sul palco, che è spontaneo ed è sul momento, e questo è un modo di improvvisare, è un'espressione dell'improvvisazione, ma ci sono altri. Per esempio, uno può essere un musicista da solo seduto al pianoforte o alla chitarra che ragiona su delle idee, improvvisa e poi magari alcuno le segna, o è arrivato addirittura a dire si può anche improvvisare sulla carta senza strumento, scrivendo degli elementi, degli accordi, delle note che poi si ricompongono più avanti. Quindi quello che è palese ed evidente è che l'improvvisazione esiste e si esprime in ogni atto creativo, in vari modi, in varie modalità. And just to finish that point, even classical players, some of the top pianists like Andras Schiff or Paul Galbraith or David Russell, even though they're playing all the right notes and rhythms, there's still a lot of improvisation in terms of expression, dynamics, articulation, placement of notes, and a lot of that still comes under the kind of broad cover of improvisation. E per concludere su questo argomento, è interessante notare come anche grandissimi, importantissimi esecutori del livello di Andras Schiff, David Russell, Paul Galbraith, anche se
eseguono tutte le note giuste, corrette, quando sono sul palco e suonano comunque improvvisano in termini di tempi, ritmo, articolazione, espressione in base alla situazione, e anche questo è a suo modo improvvisazione. I would just mention again, just as an example, Alvaro Pieri. That Alvaro Pieri improvises very much with his programming. Because I've never actually heard him play what's in the program. There's always something in the program, and then he winds up playing something completely different. And he's not here to hear me, so I guess I can say this. There was a concert, and he sort of dedicated the second half of the concert to me. And then he started playing Leo Brouwer's music. And so he just played the whole second half of it. And I said, Alvaro, what happened? He said, it was a moment. It was a moment. So anyway, I just want to say that, this is something that also can happen. You can have your program being very sort of relaxed and, it's feasible. It's feasible. Un altro modo, c'è un aneddoto divertente riguarda Alvaro Pierri che racconta non aver mai sentito in concerto suonare il programma che ha proposto e stampato, per cui cambia sempre qualcosa, e in particolare in un'occasione, un concerto, Alvaro aveva dedicato la seconda metà del concerto a Dušan Bogdanovič, e quando è arrivato alla seconda metà ha fatto tutta la seconda metà di musica di Brouwer invece della sua, e alla fine lui è andato, ma scusami, ma cosa è successo? E Alvaro ha detto, nel momento mi ha portato e quindi anche questo a suo modo. Yeah, but I think another thing that is worth everybody thinking about is that any score that you play, any piece that you play, is not this perfect version of the piece. It is one of thousands of possibilities that the composer could have come up with. Uno spunto di riflessione importantissimo è che la partitura con cui noi ci interfacciamo non è per forza, come spesso si considera, questa versione perfetta e ideale che il compositore ha creato, ma anzi è una di migliaia, centinaia, migliaia di versioni che il compositore avrebbe potuto realizzare e semplicemente ha fermato un momento. Similar to the way in which we tell stories, either anecdotes about our lives or myths or anything like this, each time we tell them it could be a different version. It's not that there's one correct and all the others are wrong, it's that there are multiple possibilities. Come quando narriamo, raccontiamo una storia, un mito, degli aneddoti, la storia è sempre la stessa, ma ogni volta cambia sul momento, e questo non significa che il contenuto della storia cambi. And in a way, also if I can add something, the story then develops because of that, according to the different, I tell this story, then this person tells this stories, and then there are variations, and then maybe even a slightly different story comes up, and that's great. Mi sono solo permesso di inserirmi e dire che anche grazie a questo processo ogni volta che si racconta una storia con una piccola variazione, alla fine la storia si trasforma, i miti si sono sempre trasformati, no? E che questo è una grande qualità, per cui una cosa non rimanga sempre fissa. Yeah, I might mention something just to continue in the same way. Actually, when we talk, we are largely improvising. Just even right now, while we are talking, we are improvising. I could have said, while we talk, sometimes we improvise. While we talk, occasionally we will improvise. When we talk, sometimes we figure out things, sometimes we do things spontaneously. Sometimes we do extemporaneous variations on what we say. So what I'm saying is just, this is an example of precisely these thousands of different variations. And I think as a composer, I mean, I don't know if you agree, but yeah, you're in this flux of these movements, and then you just kind of, I mean, I try on forever going through similar things and trying to find what is really the right one. And maybe some other time it might be a different right one, but this time it winds up that right one. So just as a
is an example again. Si è inserito nella conversazione dicendo che anche quando si parla si improvvisa sempre, anche in questo momento noi parlando stiamo improvvisando, e poi ha detto questa stessa frase 4-5 volte in modo un po' diverso, tipo poteva dire quando parliamo ogni tanto improvvisiamo, quando parliamo ci capita di improvvisare, quando parliamo dobbiamo trovare delle soluzioni estemporanee per parlare e organizzare il discorso, quindi questo che sto facendo adesso è improvvisazione. Ho un concetto da esprimere, ma il modo in cui lo esprimo cambia. E lui sostiene, e Steve è d'accordo, che come compositore quando lavora lui è sempre inserito in questo flusso di decine di possibilità e di idee, e ogni volta cambia la soluzione che appare come giusta o lui sceglie. Yeah, maybe we should show something, Yeah, have some I was music, thinking Adesso mostriamo because maybe that example you have with the Bulgarian musician to talk about improvisation or whatever If you you like. want. Well, Yeah. Okay, because that's really more. well, whatever you think is. Yeah, why not? Because that might be appropriate. Let me just find feathers. I'm getting blind. Yeah, the print is very small because Right. we're Wait, let me just make this. Well, actually. What's the name of the piece? No feathers. nice down here. Is it that? Let's see, I need new glasses. That's what it is. Bisogno di occhiali nuovi, dice. Okay, so here it is. This is actually me playing with a student of mine, Bor Zuljan, who is a lute player now. He does all these recordings of Dowland and the Venosa and stuff. So actually, he's also a good example. Now, since we're talking about this, we did a study. He did the study, and I was his sort of helper. I was assisting him. He did a study on improvising Rittercar form. Yeah, spent like 2 years doing this, and now that's part of what he does. That's what he do. What he does, yeah. Questo è un video in cui Dušan suona con un suo allievo, the name? Bor Zuljan. Bor Zuljan, yeah. che adesso suona, è un lutista e che ha fatto un lavoro che è molto, diciamo, importante per questa conversazione, perché ha per un paio d'anni fatto un progetto di ricerca di cui Dušan è stato, diciamo, supervisore, che riguardava l'improvvisazione in forma di ricercare rinascimentale. Sì, E quindi lui adesso suona soprattutto il repertorio di Dowland, da Venosa e questi compositori, però in particolare c'è molta improvvisazione anche in questo stile specifico, which is something you're an expert of as well, because you wrote several things about. I do what I can. Ha scritto I mean, libro. I don't dedicate all my life to this, but like, you know, I could help him, for example, focus on working on the improvisation of Rittercars. Lui stesso ha fatto dei lavori importanti di ricerca, dice faccio il meglio che posso e non è certo, diciamo, la cosa principale, però è stato in grado, insomma, di aiutare il suo allievo in questa ricerca. So this is just a little example. It might be a bit long, but you know, this is a piece which is based on Macedonian folklore, you could say, and it's called "No Feathers on This Frog," which is, you know, the question is, where are the frogs that have the feathers? You know, that's more of. So anyway, it was just a silly sort of like a silly thing, like a sort of a fairy tale, a folk fairy tale. But it is a particular sort of rhythm involved. It's like so it's 3 times 9, and then 9 plus 5. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, and then it repeats. So that's the cycle. Anyway, there are some of these polymetric kind of things in there, and it's largely improvised. So there's some written, some improvised. Okay. So anyway, I guess you'll hear a little bit of this. Just a Good. second. That's
go to here, we can put it Nel on. frattempo Okay, yeah, traduco. maybe. Can I just translate before Oh, we listen? sorry. So, Yeah. Go back to the beginning. Yeah. questo è un brano basato su Yeah, degli somewhere. elementi folcloristici macedoni. Il nome è No Feathers on This Frog, quindi non ci sono piume su questa rana, che insomma è una cosa, diciamo, è basato su una fiaba un po' divertente, perché quale rana ha delle piume, insomma. Ed è basato... Una domanda evolutiva. È basato su degli elementi poliritmici, una struttura ritmica di base di 3 volte gruppi 9, quindi 2 più 2 più 2 più 2 più 3, e poi alla fine un gruppo di 5, giusto? Quindi una struttura lunga che si ripete e è largamente improvvisato. Yeah. Ok, Okay. eccolo qui. Just press that. Oh. So this is the introductory improvisation, and then not to kind of drag too much, I will go somewhere in the middle of the piece where there are more improvisation, so that we focus a bit more. Questa è l'introduzione con delle improvvisazioni, adesso non andare troppo per lungo, va avanti dove ci sono più improvvisazioni. This is the solo section. Questa è la parte con la parte solistica. Right.
of some. So in the whole of the piece, these are open sections. So there's like the open introduction, and then there are the open solo sections that go through different modes, and then it continues. So it's just an example of. Questo era un esempio, per rendere un'idea. Il brano ha delle sezioni aperte in cui si improvvisa, c'è l'introduzione, poi ci sono queste parti del solo, diciamo, che si sviluppano su diversi modi e su cui si improvvisa, e questi erano degli esempi. I would think of this more as world jazz music. I'm not even sure that it belongs in the classical, maybe it does, just considering these are classical guitars, but kind of idiomatically, Definirebbe questa musica forse world jazz, non sa quanto si possa dire che questo sia il repertorio classico, anche se gli esecutori suonano in modo classico, strumenti classici. Così. I think one of the great things about the guitar is that it has important roots in many different styles of music, popular music, folk music, jazz music, etc. Gives it a big advantage over other classical instruments when it comes to improvisation. Sviluppando quello che ha detto Dušan, Steve dice che quello che è una grandissima qualità della chitarra è che ha radici in tantissimi diversi generi e non solo quello classico, e che questo è un punto di qualità, di vantaggio rispetto ad altri che invece vantano soprattutto una tradizione classica. I think one thing that, again, is a huge advantage of the guitar is that we have a culture of transcription and a culture of arrangements, because it gives us an opportunity to be creative with those arrangements and become improvisers and composers as we work on other people's music. Un altro grande punto di forza della chitarra, della sua storia, è che vanta una grandissima esperienza di arrangiamento e di trascrizione e che quindi ci abitua, diciamo, a affrontare il repertorio in modo sempre creativo e sempre partecipativo in un certo senso. It means we don't treat the score like a holy relic, we treat it like something which is plastic. Per noi la partitura non è una sacra reliquia, ma la trattiamo come qualcosa di molto più flessibile e plasmabile. Remembering that music is something which is alive and malleable. Ricordando sempre che la musica è qualcosa di vivo e di malleabile. And not fixed and stuffed in a glass case. E non fissa, stabile e contenuta in una teca di vetro. Maybe I'll just add to that. This is a great point, and often when I was working with my students on, say, like Bach, like Bach suites, they would be so concerned about like every little trill, which of course, I mean, it's to their credit that they are so serious. But then I would remind them that Bach actually went to prison, and that he had a fist fight with, I think it was a bassoon player, even insulted him, and then the guy insulted him. So Bach was a younger man, but it was just as a form of a reference, just to remind them, this person that you revere so much, I mean, he actually went to prison for a couple of days. So, life is a little more unpredictable than just putting a mordent or a Pratviller here or there. Just as a perspective. Dice che Steve ha appena espresso un punto molto importante, secondo lui, ricorda di quando insegnava ai suoi allievi che suonavano Bach e si preoccupavano di ogni singolo trillo e ragionavano in modo molto attento su queste cose, e lui gli ricordava sempre che Bach era una persona, era un essere umano, in particolare un aneddoto in cui è andato in prigione per un paio di giorni perché si è scazzottato con un fagottista, probabilmente, per cui insomma è un aneddoto che comunque rivela il fatto che questa persona, che era così, diciamo, venerata dal suo allievo, era comunque una persona che ha detto life is more unpredictable, la vita è molto meno, diciamo, prevedibile e molto più malleabile di quello che poi
noi pensiamo quando ci riferiamo al passato. And just as a footnote, that Bach was really much better known as an improviser and organ player, and the concept of composer was kind of different. Come nota a più pagine di quello che ho appena detto, Bach a suo tempo era soprattutto conosciuto come un improvvisatore e che il concetto di compositore al tempo era un po' diverso rispetto a quello a cui ci stiamo riferendo adesso. I think this is a very good point to find out about often composers' personalities and what they were like as individuals. Yep. And sometimes knowing a little bit of their character, you can almost imagine having a drink with them, having lunch with them, talking to them. Because they were all very ordinary human beings, not gods, but men and women. Una cosa importante è questa, di immaginarsi i compositori come persone, con la loro personalità. E fa l'esempio di una cosa che secondo lui è molto utile, di immaginarsi quando si lavora un brano, di bere un caffè, chiacchierare con il compositore e cercare di conoscere la loro personalità e di immaginarseli come esseri umani, perché erano ordinari esseri umani, donne, uomini, non divinità. For example, Isaac Albéniz was a terrible liar. He used to make up stories all the time and boast about how great he was and be, he had this kind of slightly weird personality. Per esempio Isaac Albéniz era a quanto pare un gran bugiardo e si inventava tantissime cose anche su se stesso per complimentarsi da solo, che è una cosa che non si direbbe. But this gave him a great imagination, and he would write pieces he couldn't actually play because they were too hard, but he believed he could play them. So Iberia, his late great words, is amazing. If he was more modest, maybe the pieces wouldn't be so great. Aveva una grandissima immaginazione, tanto da scrivere dei brani. Lui non sapeva suonare benissimo il pianoforte, tanto da scrivere dei brani oltre la sua portata, che non sapeva suonare, ma era talmente immerso nella sua immaginazione, nella sua bugia, che era convinto di saperli suonare. E in particolare Iberia, uno dei suoi lavori più importanti, che è un capolavoro, magari non sarebbe stato così di qualità se lui non avesse avuto questa personalità e avesse mentito a se stesso di poter suonare un brano così. No? Quindi in realtà anche questo aspetto ha contribuito alla genesi del brano. I wanted to mention, because it's very funny. I find it very entertaining to read, anecdotes about Stravinsky and actually Picasso comes to my mind because Picasso is very funny. Actually, a lot of his comments. He always puts down everybody, all the painters from contemporary ones and the ones from the history. He mentions Michelangelo and Sistine Chapel. He says, "Oh, great cinematography." Then he mentions Leonardo da Vinci and he says, "Oh, the scientist, the father of aviation." Of course, he doesn't talk about them as painters and sculptors, but he's kind of being ironic, So, I mean, of course, Picasso was great, but it just sort of shows a little bit his sense of humor and kind of. Racconta delle storie su Picasso, altri aneddoti per entrare appunto in questa forse quotidianità e personalità molto schietta di certi artisti. Picasso era uno che sempre diminuiva il lavoro degli altri artisti, che fossero contemporanei o antichi, storici. In particolare menziona Michelangelo e parla Michelangelo e lui diceva sì, Cappella Sistina, grande cinematografia. Oppure Leonardo da Vinci, sì, lo scienziato, quello che è il padre dell'aviazione. Quindi non parlava del loro lavoro, però lo riprendeva in giro. E quindi questo dimostra, questi sono aneddoti divertenti su di lui, ma dimostra appunto un carattere umano molto divertente e così scherzoso, quasi satirico di Picasso. I think Picasso is a great example as well about
another aspect of improvisation, which is experimentation. Because Picasso, as a child, could paint beautifully. His early paintings, when he was 12 or 13 years old, he would do like Rembrandt copies, and they were just perfect. But he wanted more. So what if I try this? What if I try that? Picasso è un esempio importantissimo anche per l'argomento dell'improvvisazione, perché lui da giovane, da bambino, era ovviamente pieno di talento e dipingeva benissimo, faceva copie di dipinti di Rembrandt che erano assolutamente perfette già all'età di 12-13 anni, però poi crescendo si è chiesto però cosa altro posso fare, cosa c'è di più, e allora ha cominciato la sperimentazione, che è un po' si basa sull'improvvisazione anche in questo campo. And I think artists who are constantly experimenting, improvising, reinventing themselves are often the most interesting, already with Stravinsky and Picasso, but we can also say Miles Davis, we can also say the Beatles, we can also say Radiohead. Just artists who are always thinking, what next? What can I do that's different? And this all comes back to the improvisational kind of curiosity. Gli artisti più interessanti sono quelli che si mettono sempre in discussione, che provano sempre nuove cose, e si vedeva già in Stravinsky, per esempio, e ha fatto menzione anche di Miles Davis, i Beatles, Radiohead, persone che sono sempre curiose e cercano sempre nuove strade. And the one thing to mention is, it's a very good point. It's interesting how like these revolutionary characters like Picasso and Stravinsky, perhaps two of the most revolutionary characters in the 20th century. Well, there are of course many others, but it's interesting how they actually changed from this extremely revolutionary music that they wrote, like Sacre du Printemps and Lenos and all this stuff that Stravinsky wrote, or stuff that Picasso invented, the cubist way of painting, etc. How that at some point they went into sort of like a neoclassical kind of quote unquote neoclassical approach, where suddenly Stravinsky was doing Pulcinella and then Picasso was doing sort of his takes on Velázquez, like the Meninas variation, etc. It's very interesting, and then that kind of also kind of tended to change at times. They switched to different things. Stravinsky then was influenced by the serial music, and once Schoenberg died, then he kind of was free to use that. It's just kind of another anecdote, but anyway, it's very interesting to see this kind of this openness of spirit, and to connect this to the improvisation as well. I mean, it is sort of very much connected to the improvisation. Dice che è un ottimo punto quello di Steve, che è interessantissimo vedere in particolare in due figure che forse sono tra le più rivoluzionarie del XX secolo, Stravinsky e Picasso, proprio questo atteggiamento di costante cambiamento, e che il fatto che loro appunto sono stati personaggi rivoluzionari, soprattutto all'inizio con dei lavori importantissimi, il Sagra della Primavera di Stravinsky, ha fatto l'esempio così della pittura cubista, dell'idea del dipingere con una estetica cubista di Picasso, e poi come entrambi abbiano più avanti attraversato una fase invece più quote, citazione neoclassica, Stravinsky con Pulcinella per esempio, altri lavori, e Picasso che fa dei lavori che si rifanno a Velázquez, e poi più avanti Stravinsky che si occupa di musica seriale, e con un aneddoto che riguarda che finalmente non c'è più Schoenberg e quindi è sdoganato l'uso seriale della dodecafonia della serialità, però insomma dimostra quanto queste persone fossero sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e quanto l'improvvisazione sia legata a questo processo. What memory. Amazing. Okay, maybe some more. Yes. Maybe some more music at this point. I'll play something. Okay, I'll play this one. This is. Let's go back. It's big.
This is a piece I wrote for Zoran Dukic. The piece is called Cinema Paradiso. There are 6 movements based on different films or directors. And the movement I'm going to play is based on Quentin Tarantino. Allora, adesso mostrerà un suo brano, e questo è un brano che ha scritto per Zoran Dukic, che suona qui, in 6 movimenti, si chiama Cinema Paradiso, e ognuno dei movimenti si ispira a un film o a un regista in particolare, e questo si ispira a Quentin Tarantino. So the way I thought about this piece was I thought Tarantino, like small tarantella. Quello che ha pensato per questo pezzo è ok, Tarantino, piccola tarantella. But instead of a spider bite, this was going to be an adrenaline injection to bring someone back to life after a drug overdose. E quindi invece di essere la puntura di ragno, l'idea di questo brano è quella di una iniezione di adrenalina per riportare qualcuno in vita dopo. Like the scene in Pulp Fiction where John Travolta brings Uma Thurman back to life. Come la scena in Pulp Fiction in cui John Travolta riporta la vita con lo shock. So I wanted it to end in chaos and drama, and I wanted to find a style of music that for me suited Tarantino. So I spent a long time looking for my Tarantino harmonies. Quindi voleva concludere il brano in modo drammatico e caotico e riuscire a trovare quello che poteva essere il suono di Tarantino, quindi ha speso molto tempo a ricercare le armonie che per lui esprimevano l'estetica di Tarantino. I even borrowed scales from the soundtrack of the film. È arrivato fino a prendere in prestito delle scale dalla colonna sonora dei film, del film. Okay, so it lasts 2.5 minutes. 2 minuti e mezzo. And the filmmaker put things in the style of the Tarantino credits. And stuff. E chi ha fatto il video, che è Emanuel Sovitz tra l'altro, no? Sì. Emanuel lo conoscete, qualcuno lo conosce, è venuto, he came here, suonavamo in duo. Lui ha fatto il video, le riprese, e ha messo i titoli nello stile dei film di Tarantino. Tarantino. Okay. There we go. Oh, and even credits, look at that. Ci sono anche i titoli di coda. Yeah. Yeah.
as we go along, if anyone has any questions or comments. Noi continuiamo, se avete domande o commenti potete inserirvi con tranquillità. Qualche riflessione, qualche idea, qualcosa che volete già chiedere? Silence. Prego. Sì, vorrei chiudere un chiarimento sul concetto di della musica malleabile, mobile, no? Della parte che non è mai fissa, è mobile e che non è sacra. Volevo chiedere se secondo loro è tutta la musica così o ci sono dei compositori, c'è una scuola, c'è uno stile che invece come dire, si basa sull'idea che quello che viene scritto dal compositore è perfetto, è l'unico modo possibile di scrivere quella musica, non va interpretato diversamente, i compositori che scrivono qualunque cosa in parte, in modo che nessun esecutore possa fraintendere e le esecuzioni devono essere quindi alla fine tutte uguali, no? Perché l'idea del compositore è unica e deve passare attraverso l'interprete e non può essere interpretato diversamente. Okay. He's coming back to the idea of music as being flexible and therefore open to variation, different interpretations, and he wonders if you think this is true for all music, or instead there are particular composers or particular style where being precise is essential because a composer aesthetic or idea is for the piece to be played only one way, and therefore the interpreter is the vehicle through which the music, which is absolute for this composer, goes through. Well, I would say that the idea of a perfect performance or the one and only way of doing it is a fantasy. Secondo lui l'idea di avere la possibilità di eseguire un brano in modo perfetto e assoluto è una fantasia. For example, Chopin was an incredible improviser, and he published his berceuse many times in his lifetime, and each time different. Chopin, per esempio, era un grande improvvisatore e ha pubblicato una barcarola, berceuse. Barcarola. What did I say? Berceuse. No, but I was it just is, checking, yeah. if Yeah. that was the... tante volte nella sua vita, con dei cambi. Yeah. So, but what we're also slightly bound by are performance traditions that have very little to do with the composer. Quello da cui spesso siamo influenzati sono le tradizioni di esecuzione, registrazioni, cose così che noi ascoltiamo ma hanno molto poco a fare con l'idea originale. Can I add something? Of course. Like You can say what you want, we've got no idea. what I'm thinking is like a composer that's we might feel like, okay, this guy really wants someone like Boulez, for example, where everything is predetermined in a way. And so in that case, we are bound to try and play it in that way. But as soon as we play it as individuals, we're playing it differently from someone else anyway, because we're different people. Quello che ho detto è, ho fatto l'esempio di Boulez, che può essere magari un compositore che in particolare richiede un'attenzione maniacale del dettaglio e forse incarna un po' questo esempio che hai fatto, no? del compositore che predetermina tutto e desidera tutto. Anche nel momento in cui noi lo eseguiamo cercando di essere il più possibile fedeli, siamo diversi da qualcun altro perché siamo delle persone diverse, quindi lo facciamo in modo diverso. Quindi per questo che lui intenda questo quando si dice che l'esecuzione perfetta è una fantasia, non è raggiungibile, perché anche se la si persegue non siamo tutti un essere unico, no? Also, respect to the musical text is a 20th century phenomenon. And the only composers I've ever come across who are insistent about the way their work are played are megalomaniac 20th century composers.
Kurtag, Stockhausen. E la cosa importante da ricordare è che questa idea del rapporto sacro verso la partitura è un'idea del XX secolo e che i compositori che lui ha conosciuto o cui si riferisce, insomma, che si aspettano questo dall'esecutore sono dei megalomani, pochi compositori appunto del XX secolo, fa l'esempio di Stockhausen, Kurtag e Boulez, appunto. Per cui è molto circoscritto come fenomeno. And one quick quote from a philosopher from Sweden, which is, "I always seek out those who look for the truth and avoid those who found it." Una breve citazione di un filosofo svizzero: ricerco sempre coloro che ricercano la verità, non quelli che l'hanno trovata. That's a nice one. Yeah. That's a nice one. I wanted to mention that there are some constraints, like stylistical constraints, obviously, but you know, I would think that somebody like Anton von Weber, together with that school, you know, I think that they were kind of on the lookout for for fixing all the different parameters. You know, so that you mentioned Boulez, then there is like the total series, you know. I was involved with it when I was actually young and I studied a lot of this stuff, the concerto for 9 instruments of Weber and etc., trying to understand the serial music and all that. And but at the same time, there are many other composers that you know, that remain very open, also in the 20th century, of course. So I think it depends on the personality. You have of course, you know, in other styles, like in Baroque music, in Renaissance, performers were supposed to improvise. That was part of the practice. You know, it would be unusual to find actually performers that were not capable of improvising. So it was really. And then if you read these anecdotes about you know, the famous encounter of Bach with Leopold Weiss, you know, where they played together, or Bach went to hear Buxtehude, or I don't know. There was a story about Mozart where he was playing his own concerto and he didn't have time to write the cadenza, so he didn't just improvise the cadenza. You know? So I mean, it's more fluid and it's more practical. And there came a big. Oh, sorry. I'm sorry. oh, okay. Then we have a question there as well. Okay. È vero che c'è un ramo, diciamo, del XX secolo di una scuola che cerca di organizzare materiale per determinare. Abbiamo fatto l'esercizio di Boulez, che parte da, fa l'esempio di Weber, eccetera, musica seriale, e lui, tra l'altro, per un periodo è stato ha avuto a che fare con questa musica, l'ha studiata, in particolare il concerto per 9 strumenti di Weber l'ho analizzato per riconoscere le serie, così. Però è anche vero che sempre nel XX secolo sono tantissimi compositori invece che hanno un approccio diverso, quindi dipende un po' dalla personalità e dal contesto e dall'estetica. Il XX secolo è stato molto frammentato come esperienza. E poi torna indietro, fa esempio in musica barocca, per esempio, rinascimentale, ma anche più tarda. Non solo era frequente di improvvisare, ma era quasi naturale e ce lo si aspettava dai musicisti. L'improvvisazione era integrata nell'espressione, nell'interpretazione. E Bach improvvisava, ha conosciuto Weiss, conosciuto Buxtehude, che regolarmente improvvisavano, aneddoti di Mozart che non aveva fatto in tempo a scrivere una cadenza e quindi l'ha improvvisata in un concerto in particolare sul posto, nel momento, e cadenze in realtà venivano sempre improvvisate dagli esecutori. Also cadences were regularly improvised by the composer didn't write cadences as well. I think that's it, that's all. Penso che sia tutto adesso. But before the question, I want to say one thing, which is that, of course, composing, improvising, and performing were what all musicians did until around 1900, 1910. And suddenly, with the advent of modernism, composers and performers separated.
so that composition became a much more intellectually driven exercise with theoretical precepts, and performance remained essentially separated. So if you look at the great pianists of history, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, all composed, you know, the modern ones don't. Fino all'inizio, ai primi anni del Novecento, gli esecutori componevano, i compositori eseguivano e il musicista aveva un'esperienza completa che abbracciava tutte queste esperienze, ed è soltanto appunto con l'inizio del secolo, nella prima decade del secolo, che questi ruoli, compositori ed esecutori, si sono separati e cristallizzati in esperienze separate. Per cui il compositore è diventato un teorico, cioè il essere compositore è diventato più un'espressione intellettuale astratta e teorica, e invece l'esecutore è diventato uno che riproduce questa esperienza separata. So music transformed from being something that was performative in real time, a sound, into a written score. E quindi la musica si è trasformata da qualcosa che era sonoro, era suono ed era legato all'esecuzione estemporanea, a improvvisamente qualcosa di fisso e scritto su carta. I would just mention that in some ways it is a tragic sort of tragic sort of fact that there is such a separation between the composers and interpreters and performers. Because it also created a schism between composition and between the performance, and then it sort of, there is like this whole kind of classical music industry that as a result of that has been created, and so you have like millions of different performances of the same pieces, you know, like how many Beethoven's 9 symphonies there are, and how many, I mean, this is a little bit, I'm going off in a different direction. But again, I mean, it's sort of like a sort of a fossilization in a way of the music that originally was much more alive, living, connected with the creativity, connected with the improvisation, etc. So I would just mention, just as a, you know, it's sort of like a subject apart, but you know, maybe worth un argomento un attimo a lato ma legato a quello di cui stiamo parlando, che secondo lui è tragico che sia avvenuta questa separazione tra i compositori e gli esecutori, perché questo ha creato anche uno scisma tra questi, una separazione vera e propria tra queste realtà, per cui anche nel repertorio oggi ci sono milioni di esecuzioni sempre degli stessi brani che ormai sono diventati dei riferimenti. Quante esecuzioni diverse o simili si sentono della nona di Beethoven, per esempio, e quando invece la musica fino a poco fa, prima del Novecento, era molto più viva, molto più attuale, sempre più, insomma, in cambiamento. Ecco. La domanda? Sì, era più che altro una riflessione sulla domanda che era stata fatta prima, circa la perfezione di una partitura e come gli interpreti, se esista una partitura che va interpretata esattamente nella maniera in cui si scritta secondo l'idea del compositore. La mia riflessione è che l'unico modo in cui può esistere una cosa del genere è se l'esecuzione è affidata ad un computer, quindi si viene tolta di mezzo la parte umana, perché un computer è l'unica cosa che dà un determinato input, tirerà fuori sempre lo stesso risultato, e quindi questo si traduce nella musica di autori novecenteschi come Stockhausen, come gli studi concreti per esempio di Stockhausen, cui vengono dati una serie di input che il computer riprodurrà sempre nella stessa maniera, però quando nel momento in cui c'è un interprete umano che mette mano su un input, una partitura, qualsiasi cosa, un'idea, verrà sempre fuori un risultato diverso perché è una cosa insita all'umano. It's not a question, rather a reflection on what we said before about the perfect score and the perfect. What he suggests and thinks is that it's as long as humans perform music, it's impossible to achieve this, and maybe the only way to do that, to have always the same exact reproduction, is by having a computer or a machine playing that. So, for example, Stockhausen music that uses electronics, studi concreti
I don't know, conflict studies, I don't know in English actually. Those maybe are the only examples that successfully can be reproduced as such. But it's not necessarily desirable to hear how things were first performed. Often first performances are disastrous, and often 10th, 20th, 30th performances are much better. And music evolves. I have a friend who is an artist, and she said to me, "You're so lucky with music because every time it's performed it's reborn, whereas I make a piece of art and the moment it's finished it begins to decay." Sì, non necessariamente dice è da desiderare una cosa del genere e che nella mutevolezza, nell'evoluzione c'è una grande opportunità, ecco, e che ho fatto l'esempio di un suo amico artista visivo. Is he a painter or your friend? She is a sculptor. Ok, una scultrice che invidia i musicisti proprio per questo fatto che ogni volta che il brano è eseguito cambia e magari migliora, peggiora, però si tramuta. E aveva fatto, mentre invece una scultura rimane lì e quella è. E aveva fatto anche l'esempio del fatto che molto spesso le prime esecuzioni dei brani sono un disastro e magari la quarta, la quinta invece migliora e poi si evolve. Quindi sì, penso prenda il punto di vista del compositore, nel senso alla fine è una riflessione su vale la pena veramente avere sempre la stessa esecuzione. Da questo punto di vista c'è una domanda molto interessante. La musica scritta per il computer è intesa per essere eseguita sempre allo stesso modo? Non diventa a questo punto il corrispettivo della scultura o della pittura nei campi della musica, cioè qualcosa a cui è data una forma e rimarrà sempre quella forma? Do you think that music as such, written for machines, for computers, and therefore always reproduced in the same way, is the actual, is mirroring sculptures that stay there and are always the same, can be the actual connection, or the way music can be like paintings? Well, I don't know if that's necessarily true. It's the medium is different, you know, medium is different. And actually, you reminded me about your friend sculptor because I have various visual art friends, and I'm the one who complains always because I'm saying, you just do your sculpture finished, and he says yes, but you can, like what we said, yes, but your is it never dies, and I said yes, I would like it to die. What I mean is we're always bound so much in music by things that are reproducible because you can repeat it, and so there is that kind of the difference of the medium is very different, and then also there is the serial reproduction of musical document. There's actually a great text by Walter Benjamin, a philosopher. It's called The Serial Reproduction of, I can't remember exactly now, but anyway, the point was that through the serial reproduction, you achieve like a very different effect than from a unique sort of artwork. And I would say that visual artists are really lucky because they have this one unique object. There is one sculpture, there is one painting, and you can actually, you can count with that as the ultimate object. There is no ultimate object in music. You could say the ultimate object is score, but who cares about score? Score is just a piece of paper, or even if it's in the computer, it's just a file. Nobody wants to pay you millions of dollars for a score. I mean, it's like a non-existent medium. I mean, it only exists when you have the interpreter. So there is like, this is like more my complaint than anything else, but it's just that visual artists are in a situation where they have no intermediary. We have series of intermediaries, composers do. There should be a performer, there should be somebody to record it, there should be an audience. All of this consists a musical event. So anyway, that's the nature of it, and we talked yesterday, and Stephen was just saying that
What makes him really happy is that it is a social event, and then you're writing for somebody, for a specific person, etc. And yeah, it's true. I mean, it's a wonderful thing, but I have to say at the same time, it's kind of somewhat frustrating. So anyway, this is just personal sort of view on. Ok. Good luck with that one. That was a tough one. Non è necessariamente così, secondo lui, perché il mezzo è diverso, il medium è diverso. Cioè, lui ribalta un po' il punto di vista di Steve sulla scultura e dice che lui si sente frustrato e invidia gli artisti visivi, insomma i pittori, gli scultori, perché hanno un lavoro più semplice nella riproduzione del lavoro. Una volta finito, quello c'è un ultimate, un modello ultimo, ha un'unicità che è il lavoro d'arte ed è lì, e non ha necessità di essere eseguito, non ha bisogno di riproduzione, non ha bisogno di un intermediario. La musica è un'arte che anche con i computer, anche con le macchine, non è tangibile, non ha bisogno di un momento di riproduzione e quindi di tanti momenti di riproduzione. Esiste soltanto nel momento in cui viene eseguita e viene ascoltata, mentre invece l'oggetto visivo, costruito, dipinto, è lì e rimane, è universale in un certo senso. Noi cosa abbiamo? Abbiamo la partitura, oppure abbiamo un file sul computer che però è riprodotto in serie, e ha citato il lavoro di un filosofo importante che sostiene che la percezione che si ha di un lavoro quando è riprodotto una volta rispetto a un lavoro che è riprodotto in serie è molto diversa, e in questo senso poi si è agganciato di nuovo al discorso della necessità di un intermediario, della circostanza. Noi compositori abbiamo bisogno di un esecutore o un riproduttore che sia meccanico, abbiamo bisogno di una sala, abbiamo bisogno di uno strumento, abbiamo bisogno di un pubblico e ogni volta manager, di un agente, Luck. That's right, un luck. sacco di fortuna, circostanza, networking, tutte queste cose, quindi è molto meno tangibile. E per lui è quasi si lamenta insomma di questa, per lui lui invidia gli artisti visivi perché invece possono semplicemente esprimersi in una volta e lasciare qualcosa per sempre. I'm sorry, just a footnote. Yeah, just a footnote. I was just mentioning as a footnote. What is also very specific for music is it is also happened to the visual arts, but it's the reproduction, the serial reproduction. Because of the serial reproduction, the value becomes based on statistical reality. That is to say, if you have like 10,000 views, if you have 5 million views, if you have 244, you have 32, like I'm talking about, the YouTube videos or whatever else, then that kind of defines the value. So the more views there are, the more valuable it is. And, I have a kid who's 12 years old, and then, he looks at my computer, and he says, 834 views. What are you doing? He says, I have like these YouTubers. I mean, they have like 5 million views. I mean, So anyway, this is just a personal anecdote. But I think it's something that's very much connected to what we do and how our work is reproduced, in the social media, etc. And the question of the value. What is the value? I mean, this is today, value is defined by the statistics. It's like by the percentages. I mean, luckily enough, that there are, experts, people who can tell you, that something is also very valuable, also if it's not necessarily, kind of like the Van Gogh sort of syndrome. Anyway, this is another subject, but ancora una dedica personale e un problema che è molto contemporaneo, che è una riflessione proprio su quella del valore del lavoro compositivo, della creazione e del lavoro che uno fa,
in un ambito contemporaneo in cui c'è una riproduzione in serie dell'oggetto, e che questo è particolarmente sentito nel contesto dei social media, di YouTube, dei video, di queste cose, in cui improvvisamente il valore dato dalla statistica o dal numero, dalla quantità, insomma, del numero, in questo caso nell'esempio di YouTube le visualizzazioni per esempio, per cui che cos'è che dà il valore, e oggi quello che succede spesso è che proprio è dato da questo. Ha raccontato di suo figlio che ha 12 anni, che guarda il suo canale YouTube, vede un video e dice: ma papà, ma 834 visualizzazioni non è niente, no? Io seguo questo influencer che ne ha 5 milioni. E che fa ridere, però in effetti è un po' così, cioè si rischia di straripare in questa realtà in cui il valore è dato dalla statistica. E questo è esiste anche nelle altre arti. Mi viene in mente la riproduzione di Andy Warhol, per esempio, Sì, no? sì. Però Sì. è particolarmente sentita oggi nella musica per questa sua ineffabile qualità. As they say, the market knows the price of everything and the value of nothing. Si dice il mercato conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. And question here. Yes. Okay. Well, I go back to maybe the first question that you did to Dušan, that you asked about how he came improvisation, and he asked about if you asked general or particular about the concept yesterday. So I would like to know, because you're explaining in your history how you general take contact with improvisation, but in particular. There's some kind of preparation that you do for concerts in which improvised performance are going to be made. This is for me? For both of you. Yeah. I'll translate for the audience. Okay. So, Paolo, No problem. È tornato all'inizio, alla domanda iniziale sull'improvvisazione, che hanno descritto la loro esperienza nell'improvvisazione in modo generale. Lui ha fatto la domanda più specifica sulla preparazione per un determinato evento, un determinato concerto. Come vi preparate, qual è la vostra esperienza per poi poter improvvisare? Dušan, you want to start? Yeah, of course I understand. I had periods in my life where I was more involved in improvisation, much more involved in improvisation than in classical music. So, like when I left Switzerland in the 1980s, I was very much involved in improvising. I played with a lot of jazz musicians and people like Milton Levier, James Newton, Charlie Hayden. I recorded like lots of music at that point, and my music was much more based on improvisation. It was more just kind of lead sheets, with just melodies, harmonies, etc. So at that point, I obviously worked a lot. I was kind of preparing specific pieces, but I never sort of worked on mastering a whole language because I just wasn't interested really. So ideally, I could have spent years and years mastering, say, bebop, but I wasn't really interested because, it's not something that I've been so interested in. So I would specialize in mastering improvisation, particularly in my own music. And I would also specialize in mastering the music of the people that I played with. And sometimes if I had a cross interest, as with Milcho Levier, who's Bulgarian, so we had a lot of modal thinking, we had a lot of asymmetric meter that we shared, or Miroslav Tadic, my friend, guitarist, that was very similar. So we had a ground on which to build. So in that sense, like the first piece that I played, this piece by Milcho, it's called Women's Dance. I played that piece many times, so it's like really under my fingers. I still have to work on different modes as they switch, because it's a 24 bar, so it's not a 12 bar, so it's a 24 bar. So I have to kind of double, all the bars,
there is, you know, the modes switch from D mixolydian to C, to D, to B flat, A flat, to G. So there is a whole succession of chords that I respect mostly, unless I don't respect them, but usually I do respect them. But, you know, I never know if I will play the theme, for example. And when I was more conservative, before I would play the theme first, or maybe just play an improvisation and then play the theme. Now I don't play the theme. I play the theme at the end if I feel like it. So, for example, I played the theme at the very end. I went through the form. I improvised twice, or maybe 3 times, I don't remember exactly. And I kind of kept some sort of fluidity, which was somewhat between no time and some time. And then it became more locked into a certain groove, into this 5/8, you know, 1, 2, 4, 5. So at that point, it became the rhythm became real, and then I came to the theme. So theme actually came at the end, and sometimes I even cut off the theme. Sometimes I would play like maybe half of the theme, and I thought, well, maybe I'll play half of the theme, see how I feel. But I felt like playing the theme from the beginning, so I played the theme from the beginning. So that's really my process. That's how this was going on. And I wasn't necessarily sure that I would play this piece because I left it as improvisation. So I could have just improvised something else, but I just felt like that was what I wanted to do at that moment. So I leave my program fairly open, and actually the more improvisation I have, the better I feel. I mean, just in terms of the freedom and stuff. So it's kind of difficult to actually play improvised stuff and then play fixed things. That's why I keep the score always there, because I'm not sure if I'll remember what to do. So when you're improvising, it's just sort of like very fluid, you know, you can do different things. Okay. So, yeah, this is a long, long talk. Però, yeah, but Okay. it's clear. So. Ha iniziato raccontando che c'è stato un periodo della sua vita in particolare in cui ha lavorato molto all'improvvisazione, che è stato quando ha lasciato la Svizzera negli anni '80 e ha fatto molto lavoro con dei musicisti e molte registrazioni. Allora in quel momento si è dedicato soprattutto a questa attività, ma che la sua non si è mai veramente dedicato al perfezionare uno stile particolare. Bebop, per esempio, diceva poteva spendere delle energie per diventare sempre più esperto, però non l'ha fatto semplicemente perché non gli interessava, e quindi in base ai suoi interessi si dirigeva in una direzione o un'altra. Quello che ha soprattutto fatto per la Treva era improvvisare nel suo stile, nel suo stile compositivo, e in questo ha avuto la maggiore esperienza. E poi è passato a descrivere il modo di improvvisare, e come lo ha fatto ieri col primo brano, in questo caso dove c'è un tema e dove viene posizionato questo tema. Una volta, quando era un po' più, diciamo, conventional, un po' più, diciamo, rigido, con dei parametri, metteva il tema all'inizio. Adesso ogni tanto magari non lo suona neanche il tema, e semplicemente improvvisa con dei modi o delle armonie che caratterizzano la struttura del tema, oppure lo mette alla fine, improvvisando all'inizio, entrando nei modi, nelle armonie, fino poi a determinare il ritmo, in questo caso in 5, che è sempre un po' vago all'inizio, poi sempre più definito, finché non sfocia nel tema alla fine. E in questo senso poi ha anche detto che nel momento in cui si arriva a saper improvvisare in uno stile proprio, è talmente piacevole, talmente gratificante forse, che poi fare un programma in cui si suona l'improvvisazione e poi si suona invece il repertorio con la parte, diventa difficile passare da questo atteggiamento a un altro, per cui alla fine l'improvvisazione permea un po' tutto il resto del programma. Maybe it was a bit shorter, but I would suggest actually we have maybe a 5-minute break, and then perhaps we talk about our compositional process
and how we use improvisation in composition or not, or how we plan pieces. Or Okay, I just had one idea. Just before that, can I play one? I just wanted to play one little segment. Allora faremo 5 minuti di pausa e poi torneremo e parleremo dei loro approcci compositivi. Prima di fare la pausa, Dušan vuole suonare, produrre qualcosa. What I'm looking for is... it's in alphabetical order, so... Yes, it is. Selby, here it is. Okay, this is another... this was a CD that came out. I did with a friend of mine, Miroslav Padic, a guitarist that also plays a lot of electric. And I thought it would be interesting to hear because this whole CD, I'm not going to play the whole, I just play like one segment. The whole CD is completely free, nothing pre-planned. Wow. So yeah, we had 4 hours, couple of Slivovica bottles, and that was our whole equipment. And so we did 4 or 5 hours maybe, and then after that we just edited. But wanted to mention that our ground is very similar, so we kind of really understand each other. Now, allora, questo CD è fatto in collaborazione con un altro chitarrista che suona anche molta chitarra elettrica, arriva da un background molto simile al suo, per cui si sono trovati molto bene, ed è tutto completamente improvvisato. Farà solo un segmento, però si sono seduti con una bottiglia di Slavovica e hanno fatto 4 ore di registrazione e poi hanno editato. Duration 2 minutes 30. 2 minutes 30, that's short enough, yeah. But I hope it's good. You have to double click. Right. That's it. Yeah. Okay, should we take a short? 5 minuti di pausa e poi riprendiamo.
I guess maybe a first question that arises from me is, in these pieces that use folkloristic elements that come from other traditions, is that something you do often? How do you approach the appropriation of another cultural element in your own music, and how do you use it? Ho continuato e ho fatto una domanda in estensione su come nei brani che usano tradizioni musicali aliene, diverse dalle loro, come se è una cosa che fanno spesso, e qual è il loro approccio, come si appropriano di questa cultura e come la filtrano attraverso la loro esperienza. Steve, do you want to start? Sure. So I often think of my own music as pluralistic, drawing on many places in the world and many times in history. So sometimes I say my music is of elsewhere and else when. Which is not a real word, but you have to translate it anyway. You have to repeat just the last one, sorry. I got a text I had to answer. Well, lui considera la sua musica pluralistica, sia in termini di diversità storica e di stili, e proprio di stili antichi e di cose diverse, un collage spesso di tante esperienze. Can you just repeat the very last part, please? Yeah, just the idea that a lot of my music is about elsewhere and else when. Che la sua musica riguarda sempre l'altrove in senso di spazio e l'else when, l'alquando, l'altrove in senso temporale, insomma. But in a way, all music has always been like this. Composers have always tried to take influences from everything that they hear. Ma in generale la musica è sempre stata così, i compositori hanno sempre preso elementi da altre musiche che hanno sentito e ascoltato. Before recording, that was a very limited amount of music. Since recording, it's much more, and now since the internet, it's everything. Prima delle tecniche di registrazione la musica era poca, era quella che si eseguiva e si poteva sentire. Da quando esiste il CD e esponenzialmente da quando esiste l'internet non c'è più limite alla quantità di musica che si può ascoltare. So I don't think of it as taking music from a culture somewhere like an anthropologist. I feel that all this music is present everywhere and quite close, actually. Quindi non si sente di dire di appropriarsi della musica altrove come un antropologo che cerca di comprenderla, studiarla e usarla in questo caso, ma che questa musica è sempre presente ovunque e quindi la sente particolarmente vicina. The same way in the room last night we had frescoes from the 16th century, music from the 15th century and the 21st century, all present, all in the now. So I don't think of these things as exotic, I think of them as just very accessible. Come ieri sera al concerto eravamo in una sala con degli affreschi del 500, abbiamo sentito musica del 400, fine 4, inizio 5 e musica contemporanea dei giorni di oggi, erano tutte presenti nello stesso momento e determinavano una realtà. Quindi questi elementi non li percepisce come esotici, ma come presenti e come accessibili sempre. Great. Well, really, that's exactly how I think about it. And perhaps I can say a few more things about the exoticism and the fact that the fact of using, quote unquote, not exploiting, let's say, using certain language, like for example, I use the West African, the marimba phone patterns, and it's a really interesting thing. I mean, I feel exactly the same way as Stephen does, that it is everyone and everywhere. I feel exactly the same. And perhaps this is the first time in the history that composers are put in that situation, because
in previous centuries, composers were very, very focused on where and when. So, I mean, Bach might have, I don't know, he did some arrangements of Vivaldi, for example, but that's all kind of the same era, and as you know, is known, Haydn, I guess Haydn studied Fuchs's species, and so that's how he learned counterpoint. Beethoven learned counterpoint from Haydn, and so there was some kind of cross-section in terms of temporal sort of connection, but nothing comparable to what exists today. So we have really in front of us the whole history of music is just open to us, and it's a big question. This, I think, it's sort of like the question is, what is the truth and what is the style? What is the truth of a style, etc. And I think this is like some kind of a really complicated grounds, which we don't have to necessarily go there. I would just stick to the question regarding the African music. I think that might be kind of. My wife is Japanese, so I didn't write anything that necessarily has to go in that direction. But you know, African music I found always very attractive since I was like in my 20s. I listened to particularly the pygmy music. Pygmy music I found particularly interesting, and it's been very influential in my music. And actually, Bibayak, pygmies from Gabon, I found this one. Maybe we should let him translate a little. Oh, okay, because now I'm in a direction. Ok, sono soltanto assolutamente d'accordo con Steve Goss, quindi condivide tutto. Okay. E sull'argomento dice che forse è la prima volta nella storia in cui i compositori si trovano davanti a una tale portata e una tale quantità di repertorio, di stili diversi. I compositori del passato sono sempre stati molto focalizzati sul dove e quando nel loro presente, in un arco temporale di una generazione di distanza, magari Bach trascriveva Vivaldi ma non andava oltre, Haydn ha imparato il contrappunto da Fuchs e così via, ma non c'era, se c'era diciamo un'estensione non è certo comparabile a quella che abbiamo oggi, che invece abbraccia l'intera esperienza umana, cioè almeno quella occidentale, fino a tempi antichissimi. Per quanto riguarda, e questo ovviamente pone un problema molto importante, che è quello dello stile oggi. Qual è uno stile che possa veramente rappresentare la contemporaneità, e non dobbiamo per forza andare in questa direzione perché è molto complesso e non c'è veramente una risposta. Però per tornare all'argomento dell'esotismo, e in particolare della musica africana dell'Ovest, a lui lo ha sempre affascinato, in questo spirito che anche Steve diceva prima, no? Gli piaceva, lo interessava fin da giovanissimo, e quindi lo ha studiato e lo ha utilizzato, in particolare la musica dei Pygmy. Yes, so I wanted to mention, yeah, great. I wanted to mention that was what got me very much interested in African music, was the music of the Pygmy, because there is sort of like a lot of this is a cappella. It's actually a cappella polyphonic music, and sometimes they use drums, sometimes they use certain percussions, but then often it is a cappella, so there's just voices with a whole series of interlocked patterns, which are very, very interesting and very intricate, very intricate. So actually that remained interest for me, and in various of my musics I have used this kind of principle. I kind of mixed it a bit with the asymmetric meter, which is like my Balkan kind of tradition. So it's not exactly like an imitation of African music in any way, but it's more sort of like a textural affinity, I would say. But anyway, that remained a great interest for me, and I'm proud to say that maybe 6-7 years ago in Geneva, when I was teaching there, I invited Simha Aron, who is like this great ethnomusicologist. He was the director of the, I can't remember now in Paris, this World Music University. He spent 20 years working with the Pygmies,
the Aka pygmies in Central Africa and in Zaire. And I was just such a kind of admirer of his work. I don't know if you're familiar. He has this incredible, it's like a Bible. It is the African polyphony and polyrhythm. You know, it is, I paid $160. I was very happy that I spent that money. So anyway, it's a great book, and originally in French, but you can also find it in English. Anyway, I invited him, and he happily came over to Geneva for a week. And he did a week talk with many different examples of just focusing on polyphonic music of pygmies. He worked with Aka pygmies, a particular tribe. So anyway, I just wanted to mention that, you know, you can get kind of fascinated by something like that, and then it becomes like what Stephen was saying, it's not really exotic. I don't think of this music as exotic at all. I mean, it's really become a part of me. And so, yes, I'm not African, it's a fact. But, you know, the fact is that, you know, like in my spirit, I have really, I think I've accepted and understood this. And so I use it in my music as material. You know. Sì, era particolarmente affascinato dalla musica di Pygmei che ha un aspetto interessante a cappella, musica polifonica e anche poliritmica, e arriva a dei gradi di complessità veramente importanti, e che questo forse è l'elemento che lo ha affascinato di più e per cui si è avvicinato fin da subito, e nell'utilizzarlo nelle composizioni in questo stile comunque si è sempre un po' fuso con una metrica che gli appartiene più culturalmente, che deriva dai Balcani, così, per cui non è mai stata un'operazione di appropriazione, di uso di un linguaggdo altrui tale quale alla lettera, no? Non ha riprodotto, ma necessariamente ha utilizzato perché è affascinato e poi tradotto e in un certo senso assorbito. E in particolare era talmente alta la fascinazione riguardo a questi pigmei, in particolare una tribù di pigmei Aka, che a Ginevra ha invitato questo etnomusicologo molto importante che ha vissuto e lavorato con questa tribù e altre tribù dei pigmei dell'Africa centrale, che ha scritto un libro enorme e molto affascinante, anche molto costoso. And perhaps just a little footnote, you know, that actually he worked with Ligeti on making his rhythmic studies for piano, so he's really an important person. And also Steve Wright. So both Steve Wright and Ligeti worked. È un personaggio molto importante perché ha lavorato tra gli altri con Ligeti sulla composizione dei suoi studi poliritmici e anche con Steve Reich. Conclude comunque dicendo, ha scritto un libro molto importante, bellissimo, e conclude dicendo che quello che diceva Steve prima, non vede questa musica come esotica, come lontana e da ispirazione, ma ormai come lui pensa di averla assorbita e di averla compresa, e quindi che sia parte di lui, e quando la usa quindi è grazie a questa possibilità di accessibilità. And a quick footnote to the footnote is that actually, you know, in the 19th century, exoticism was about imagined faraway places. Now, I think a lot of the work that I've done and that Dušan has done with music from other cultures is through meeting people and working with people in a room, you know, people who are your friends. So the Chinese Garden, working with Xu Fei Yan, wanted something that was Chinese themed based on Chinese folk songs. The piece I did with David Russell, the Cantigas de Santiago, 12th century music, you know, it's about your relationship with the people you're working with. And in a way that kind of, they point you in a particular direction and you get taken up with it and move with it. So it's very different from the kind of 19th century exoticism that you might find in Debussy, where, you know, he'd go to one fair and see some gamelan music and that would be it. He wouldn't visit Indonesia, for example. So it's quite different, I think. C'è una differenza tra il valore che aveva l'esotismo nell'Ottocento, che
riguardava l'immaginare terre lontane mai visitate e al massimo arrivare all'evocazione di un'esperienza come quella di un Debussy che va all'esposizione universale e vede un'orchestra di gamelan ma non è mai stato in Indonesia, eccetera. Oggi, anche nella loro esperienza, lavorare attraverso l'idiomaticità di un'altra cultura significa stare con le persone in una stanza, collaborare e scambiare informazioni e esperienze direttamente. I should say that I also wrote a piece recently that is connected to Antonio Lauro, which to me is in a way is quite far in terms of like my experience, my repertoire, and in order to find a good contribution that I could give, I spent hours with the Venezuelan person who commissioned it. He showed me the quattro, we played it, and he showed me poetry, culture. I've never been to Venezuela, but I feel like I've gathered an amount of information that allowed me to contribute. Ho solo raccontato che io stesso ho scritto un brano di recente che ha a che fare col Venezuela e ho avuto la stessa esperienza. Sono stato nella stanza con un venezuelano che mi ha condiviso la sua cultura, la sua umanità, mi ha fatto suonare il quattro, che è questo strumento tipico loro, e quindi un'esperienza simile, insomma. Vedevo una domanda. I just have one little, just a little footnote to the footnote's footnote. It was just that actually the fantasy, this is absolutely all true, but it's also true that sometimes the fantasy of the spirit can be very strong. And I remember I read that Garcia Lorca says he listened once to Debussy play, and I think he was playing like Puerta del Vino, things from the first set of preludes, and maybe serenade. Second set. Okay, second set. And anyway, he was mentioning, he said that this was like the most Spanish music that he's heard. Yeah. And it was just Debussy. So just to say that, also sometimes the force of the... Can be focused. Yeah, it could be. Yeah. Un'altra nota è che in realtà anche l'ispirazione dello spirito di qualcuno come un compositore ottocentesco che non è stato altrove o che evoca una realtà lontana può essere altrettanto forte. Fa l'esempio di Garcia Lorca che aveva sentito una sola volta suonare Debussy un suo preludio che è la Puerta del Vino, dicendo che quell'esperienza è stata quella più vicina, cioè il pezzo più spagnolo che avesse mai sentito, nonostante fosse di Debussy. Giulio? Yeah, just a short question. I didn't catch the name of the ethnomusicologist you mentioned. Sure. He's Simha Aram. S-I-M-H-A, Simha Aram. A-R-O-M. Yes, I come back now. Questo era il nome, gli ha fatto lo spelling del nome dell'etnomusicologo che abbiamo citato prima. Okay, maybe I should talk about the compositional process. Yes, so let's move to, ci spostiamo sul processo compositivo più in generale. Yeah. Shall I start? All right, so I've got a little thing here, because people always ask about this. So, I've been teaching composition for many, many years, and of course it's a very difficult thing to teach. Insegnato composizione per moltissimi anni e è una disciplina molto difficile da insegnare. So I had to think carefully about my process, how I go through writing a piece. Quindi devo pensare attentamente a qual è il mio processo e quali sono le tappe della composizione di un brano. Always the first point is the impetus, the initial kick to make something happen. La prima cosa è sempre l'impeto, la spinta iniziale che determina. It might be someone commissions a piece and they want something. It might be that you have an idea to take some literature or painting and make it into music, but just something that gets you started. Tante cose, può essere qualcuno che ti commissiona un brano, può essere il desiderio di voler trasferire in musica
un libro o un lavoro d'arte, insomma qualsiasi cosa che ti dà il là all'inizio della creazione. And number 2 is my favorite part, where you have ideas and fantasy about what this piece could be. La seconda parte è quella, la sua preferita, che è quella in cui hai le idee fantastiche, insomma, su come può essere questo brano. And the way I work, I don't start by sitting in an instrument. I start by imagining particular kinds of sounds. E il modo in cui lavora non è sedendosi al pianoforte provando, ma immaginandosi diversi suoni. And of course, at this point, the piece could be the best piece ever written by a human being. E a questo stadio naturalmente il pezzo può sempre essere il miglior pezzo mai scritto da chiunque nella storia della musica. So I make this section last for as long as possible, Quindi naturalmente questa fase dura il più possibile ogni volta. until you realize that unless you start the serious work, you will not finish the piece in time. Fino al punto in cui ti rendi conto che se non inizi quel giorno poi è troppo tardi e non finirai il brano in tempo. So next comes design, which I enjoy also. I do a lot of careful planning of a piece before I start. How long it will be, how many sections, what they will be. So there's a kind of blueprint. Arriva quindi poi anche un'altra fase che lui apprezza molto, che è quella del design, della definizione della forma, della pianificazione, insomma, di quanti movimenti avrà, quanto lungo sarà, e quindi una pianificazione, diciamo, formale di design. And at this point I might fix some of the musical parameters. For example, texture or character, sometimes harmony also, rhythm, certainly tempo. A questo stadio fissa dei parametri abbastanza specifici che possono essere il carattere, anche, a volte anche l'armonia, certi momenti, certi accordi e sicuramente il tempo, il ritmo, insomma. And then comes the fourth part, which is the hardest by a long, long way, and the one I do not enjoy, where you have to commit to certain pitches and rhythms. You have to find the things you're going to write. E poi arriva la parte più difficile, che è quella in cui bisogna affidarsi a delle note specifiche che si inseriscono in questo contesto. And at this Arriva point, una scelta. at this point, you realize your piece is not going to be the best piece of music ever written. Ed è qui che ci si rende conto che il pezzo che stai scrivendo non sarà il miglior pezzo della storia della musica. You just write it, and you know that then maybe the next piece will be the one. Lo scrivi e dici, beh, magari il prossimo lo sarà. And I don't like this bit because I have to commit, and it's very hard work, and it's the hardest thing I do, and it's. But then you get to a point where everything is written, and then you get to what I call refinement, which is polishing. So it's sort of like you have your block of marble in finding good notes, and then in refinement you make it look beautiful. E proprio per questa ragione è la fase più difficile, più faticosa, e che lui non apprezza tanto quanto le altre, ma che poi conduce a quella finale, che è quella di come dire, in cui viene raffinato il brano, viene pulito, viene ordinato, un po' come se la quarta fase fosse un blocco di marmo e nell'ultima lo scultore rendesse bello e curasse i dettagli e pulisse, insomma, la materia grezza. But my biggest worry as a composer is that all my music will sound the same. So every time I start a new piece, I try and start in a different way, with a different approach. La sua preoccupazione è che come compositore ogni brano poi assomigli al precedente o assomigli agli altri, e quindi cerca di partire ogni volta con un approccio diverso. So if you are composing, don't worry about finding your voice, because your voice will always be heard because you're an individual. The thing you should try and do, I think, is make your music as varied as possible, not as similar as possible. Quindi se siete compositori, se volete comporre, non dovete
preoccuparvi di trovare la vostra voce, perché la vostra voce sarà sempre inevitabilmente individuale e personale, perché siete degli individui e siete delle persone diverse dagli altri. Quindi la vera preoccupazione, secondo lui, è quella di cercare di essere il più variegati e il più ricchi possibili nell'offerta. But this is what I do. Other people do different things. Questo fa lui, ma non vuol dire che tutti ragionino e lavorino così. Leo Brauer, for example, will always start with some music. It'll go on, and then he'll get to a point where he thinks, now I need to do something different. So he works in a very different way. Leo Brauer, per esempio, lavora in modo molto diverso. Inizia sempre con un po' di musica, scrive finché non dice ok, basta, adesso devo fare qualcosa di diverso. And there is no correct way to compose. Non c'è un modo giusto o sbagliato di comporre. I am by nature a rule breaker. So when I have my design, then when I'm finding my good notes, I often change my design or break my rules, and, you know. So I'm sitting at home thinking, yes, I've broken some more rules. No one will ever know, but it's kind of, I like that. Lui di natura è uno che non rispetta le regole che si autoimpone, quindi tutto questo design poi inevitabilmente non rimane e cambia, ed è una cosa e non è un problema. I guess this is all about getting started in a way and getting down to work. I mean, in my very little experience, the hardest bit is when you are staring at the blank page or at the fretboard that you don't know what to do. Then this is certainly a way to have limits that define the start of the work, and then it may change. Ho detto che la cosa difficile è iniziare, e quindi in vari modi questo può essere, diciamo, una strategia per avere dei limiti che definiscono la direzione del brano, anche che poi può cambiare. You create a prison for yourself and then you spend your time trying to escape. Crei una prigione per te e poi passi il tempo a cercare di evaderne. And one final point, I often think of interpretation. You're here in the middle as the performer, inside a huge, like, ball or bubble. And this huge ball or bubble is the realms of possibility in your interpretation. And some people just stay in the middle. Others are pushing the limits the whole time. Some of them push through the limits. They discover where the limit is and they come back. And these are the players, these are the musicians who are very exciting, in my view, the ones who are always pushing to the limits. Fare una riflessione finale che riguarda l'interpretazione. Lui immagina l'interpretazione come rappresentata dall'esecutore al centro di un'enorme bolla che rappresenta le possibilità di interpretare. C'è chi rimane fermo sempre nella stessa, c'è chi si muove intorno e c'è chi spinge i limiti di questo cerchio, di questa bolla, e chi anche ogni tanto li supera, capisce quali sono i limiti e torna indietro. E questi sono, secondo lui, gli interpreti più interessanti e più di ispirazione. Okay. Dušan, what about you? Okay. Well, it's very interesting. Certain things are similar, and then other things are dissimilar. I would say the beginning is the same for me. I just try to see what I'm dealing with, and for example, I'm just thinking now, Kostas Kotsiolis, this Greek guitarist, he commissioned me at some point to write Greek music. So, kind of, pretty wide area, and so I found that the most interesting for me was to look into ancient Greek music. So then I spent actually 3 months, studying ancient Greek music, and so I found books, I got in touch with somebody in Vienna, they studied their ancient Greek music. Then there is an English writer, West, I think his name is West, about ancient Greek music. So anyway, it took me really a long time to sort of understand and to get the feeling and to see how this music functions. It has certain kinds of modulations, how it modulates, and then there was a whole question of trichords, tetrachords,
chromatic tetrachords, then there are like microtonal, etc. So anyway, it's a whole world. So I think that's kind of similar in that sense. I wouldn't approach everything like this, but that particular, thing I approached with. Una similitudine nel modo di lavorare che ha trovato delle similitudini e delle differenze nel modo di lavorare e del processo compositivo. Ha fatto l'esempio di un'esperienza con Costa Scozzioles che gli ha chiesto di scrivere un brano che avesse degli elementi di musica greca e lui l'ha presa, insomma era una bella sfida e ha deciso di interessarsi alla musica greca antica e che è un mondo enorme e molto ricco che sia dal punto di vista ritmico sia da quello modale. Ha citato i tetraccordi cromatici, elementi microtonali, per cui un mondo veramente vasto ma che propone e dà degli elementi da utilizzare e su cui costruire. And the anecdote is that he never played the piece. But then Antigone Goni, she was in love with peace and she actually premiered the piece. But l'aneddoto è che Costa Scozzioles alla fine non ha mai suonato il pezzo, ma Antigone Goni invece se n'è innamorata e lo esegue. Yeah. But he did pay for the commission. Ma però Costa sta pagato per la good moment. E quello è stato un bel momento. Yeah. So to come back to this, I would say that I start with as wide area as possible. Yeah. And so some people start from minimal, I start from maximal. And then I shrink sort of, as the time goes by, I go to more specific things. So that's my kind of... La sua, strategia più generale, che lui parte dal contesto più ampio possibile. Certe persone invece cercano di focalizzarsi, lui parte dal più ampio possibile e durante il processo riduce finché... Yeah. That's very similar. I wrote a concerto a few years ago based on Calvino's Invisible Cities, and the reason I did that is because I wanted to study the book in detail and study more of Calvino's work, and I had no time in my life to do this unless I decided that the composition would be based on it, so therefore I had to read it. And I have done this many times with pieces in my life. There are things I'm interested in, and in order to spend time to find out more, I write a piece, because it forces me to do that. You're the same. In quanto quando gli interessa qualcosa, Steve è una persona molto impegnata e non ha mai tempo per fare niente. Se ci sono delle cose che gli interessano particolarmente, cerca di adeguare il suo lavoro di compositore a questi interessi. In particolare, qualche anno fa ha scritto un doppio concerto per violino e chitarra basato sulle città invisibili di Calvino. Un libro che ha sempre voluto leggere, un autore che ha sempre voluto approfondire ma non ha mai avuto il tempo di farlo e allora ha pensato l'unico modo in cui posso farlo è obbligarmi a lavorare a un brano che quindi mi obblighi a dover leggere e conoscere questo autore e spesso fa così per iniziare un brano. Okay. Now we come to area that's different. Oh. Yeah. Un'area differente. Yeah, it's different. So I don't really break the rules. I don't know what the rules are. Questa è una differenza tra di loro. Lui si impone delle regole che poi invece disattende. Lui non sa che regole ci sono, non ci sono regole. So I start with whatever is there, so that's maybe more of an improvisational approach in that sense. If somebody wants a sonata, evidently it's going to a blueprint of a sonata. Or, if I'm doing richer cars, I've written many richer cars, the form is kind of, the essential form is there. But, often I have no idea what I'm doing. And I'm actually very happy not knowing what I'm doing. That's kind of like a point. I welcome, so to say, not knowing what the material is. But, I can sense what it is. It's an entity of a sort. It's something that's kind of being created. And I go with it
until the point, and there always is a point, until there's a point where I don't know what to do next. So you're saying that maybe Leo Brauer does something different. No, I go back and I analyze what I've done. Okay. Okay? Because I don't know how to proceed. So then I have to figure out every time what are the rules that were in action. Okay. Because they were all intuitive. They were all kind of like, they were unconscious. I was writing unconsciously. I'm happy to be unconscious. And then I go back and then I figure out what I've done. And sometimes it works, sometimes it doesn't. But you know, often if I find the right sort of way how the piece proceeded, then I know how to continue. So that's what I do. Ok, questo Yeah, è un it's approccio different. piuttosto diverso, per cui forse più improvvisativo da questo punto di vista, anche per collegarci a quello che dicevamo prima. Lui non sa quali sono le regole, non sa che cosa sarà il materiale, ma in modo più intuitivo, più improvvisativo si rivela, no, con l'esperienza sullo strumento o così. Ovviamente ha detto, se il brano in questione deve essere una sonata o ricercare, ovviamente ci sarà una struttura di un certo tipo, ecco. Però comunque la generazione del materiale avviene molto a contatto con la musica, col suono, con lo strumento, e arriva fino a un certo punto in cui non riesce più ad andare avanti, in cui ci si ferma, e Brauer, dicevamo prima, si ferma, fa qualcosa di diverso. Lui invece si ferma e torna indietro e analizza quello che ha scritto in modo intuitivo, e così da comprendere quali sono le regole che si sono rivelate essere in gioco. E allora se le regole, se gli elementi sono buoni, sono promettenti, poi li comprende, li analizza e riesce e ragiona su come sviluppare il brano. E quindi poi il brano si genera di conseguenza. Very good. That's pretty much. I'd like to say something that is also maybe an encouragement to the students, to everyone really, that maybe has control, wants to and doesn't do it. That in a lot of situations we think that in order to be composers you need a certain very important background of study and academic awareness, which obviously is very important and it's essential, it values what we do. But this approach that comes and sprouts from the instrument in a way is something that we can all do because we know how to play the instrument and we have our own relationship. It's the most immediate access we have to music, and improvising in this sense, trying things out on an instrument is a very valid starting point. And I started like that, composing. I was composing on my computer when I was a kid, like, oh yeah, let's hear this sound on the piano, but that was all improvising in a way. And when I started being more confident on the guitar, the very first pieces, maybe I'm not a big fan of them now, but I realized they have a very, very intuitive quality. And then after the first piece, the second piece it was a bit different. And then building up on that, and then obviously studying different sources, one gets richer and more aware. But having this creative relationship to the guitar, even for an interpreter, I think is extremely important for a variety of reasons. And I'd like to ask you what you think these reasons are. Quindi in italiano velocemente ho voluto fare qualche parola di incoraggiamento verso tutti gli esecutori, giovani, insegnanti, studenti che non hanno mai composto o desiderano comporre. Che noi siamo convinti che per comporre abbiamo bisogno del permesso di un certo tipo di percorso accademico, di studi astratti e di un certo tipo, che sono molto importanti, perché ovviamente danno qualità, danno profondità a quello che si fa. Ma l'idea è che esplorare lo strumento, che è la nostra chiave di accesso più immediata alla musica, perché è il mezzo tramite il quale la facciamo, e l'idea è che questa esperienza sia non tanto valida quanto la riflessione astratta, secondo me non è vera, e anzi io incoraggerei tantissimo a cercare di improvvisare, comporre, creare
sulla chitarra anche in modo intuitivo. Io ho iniziato a comporre così, il primo pezzo che ho scritto magari adesso non sono più un grande fan, però è nato esplorando, poi ogni pezzo successivo è un'evoluzione, però bisogna partire da qualche parte, anche se non si vuole comporre, perché per interpretare secondo me avere questo contatto con lo strumento creativo è di grandissimo valore. E adesso vorrei chiedere secondo loro quali sono i valori di questa operazione. How do you think improvising, composing and approaching the instrument creatively enlightens interpretation, even to those that don't want to professionally compose? And that's the question. Perfect. Okay, so I think taking creative ownership of your instrument is very important. I'll translate also what you said before. Yes. Okay. Quello che aveva detto prima era che studiando lo strumento, che sia una chitarra o una tastiera nel senso di pianoforte o il flauto, su tecnologie diverse, sviluppa una neurologia diversa nelle persone e quindi alla fine i musicisti, gli studenti, i ragazzi, ma chiunque, insomma i musicisti, gli esecutori pensano e immaginano la musica in modo diverso ed è molto importante, appena detto, prendere possesso creativo del proprio strumento. So I think one thing that's really important is if there's a piece you want to play, you don't start by playing it. You start by thinking about it, what its character might be, and you might just play one note and try and find the sound you want for the beginning of this piece, the character, the sound that you want. And then you might put two notes together so that you feel ownership of the sound world you want to create. Quindi quando si inizia un brano, per esempio, lo studio di un nuovo brano, invece di eseguirlo, suonarlo più volte, un approccio molto utile può essere quello di immaginare il suono di questo brano, il carattere che si vuole ottenere e in base a questo obiettivo magari suonare il primo suono più volte, cercare esattamente il suono che comunica questo carattere, poi aggiungerne un altro, quindi prendere veramente possesso del brano. So your priorities when you're improvising are sound, character, phrasing, nothing technical. Quindi le priorità che bisogna avere quando si improvvisa devono essere il suono, il carattere, il tempo, l'atmosfera, niente di tecnico. So then, when you're learning a piece, you're bringing the piece into your world. Così quando impari un brano nuovo, porti il brano nel tuo mondo. So it's not as if on your instrument you're playing something from the outside and you're trying to find this thing. It's that you bring the piece into your world. Per cui non si sta eseguendo qualcosa che è fuori di te ed è esterno e non ti appartiene, ma anzi te ne appropri, lo conduci dentro il tuo mondo e la tua sensibilità. And as you get to know the piece, you experiment more with different ways of playing it or improvising as you go, as you practice, so that the piece becomes, part of your thinking, not something you're trying to, imitate. E ogni volta che lo esegui puoi provare cose diverse, puoi cercare un nuovo carattere, puoi improvvisare ogni volta proprio per cercare di dargli una nuova luce e di appropriarti del linguaggio del brano. This is much easier to explain with a guitar and a musical example, but the way that we can turn a piece into improvisation exercises, things which are not technically difficult but which give us a musical sense of what the piece is about. Sarebbe più facile dimostrarlo con una chitarra naturalmente, ma i modi per improvvisare con un brano e per riuscire a elaborare certi elementi in modo creativo. Yeah, so it's you're not sort of
touching a great artwork and being very careful about it like this. You're embracing it Quindi and bring it to yourself. non si sta toccando coi guanti con attenzione un lavoro d'arte preziosissimo che non si vuole rovinare, non si sa come maneggiare, lo si abbraccia e lo si porta verso di sé. Maybe there's a guitar somewhere. No. Maybe. Abbiamo una chitarra qui? At a guitar festival, surely not. Just you No just guitars. mentioned it might be. Yeah, well, absolutely, yeah. Why not? Yeah, why not? Yeah. Totally. Aha. Well, I should mention, I mean, the improvisation we made yesterday that suddenly evoked Homenaje, which is particularly, I just realized that that's particularly meaningful to us because the name of this festival... That's why he did That's it. why I did it, is because I suddenly remember. I was Thank you thinking, so much. hey, the festival is Homenaje, that's why I It's did it. amazing, yeah, there you go. But writing your own introduction to a piece, or before starting the actual piece, having a go at something. So let's take an example. Most people probably know this piece. Conoscete tutti? Villalobos, yeah? Mhm. So you think, okay, there's a melody. C'è una melodia. What sound do I want? Che suono voglio? What color do I want here? Che colore voglio qui? That's quite dark sounding, so maybe I'll bring that in. Un po' scuro. Proviamolo. And now I'm just improvising with time and phrasing and joining notes. Adesso sto improvvisando solo col tempo, il fraseggio, la melodia e l'originale. I'm not complicating it with the difficulty of adding everything. Non lo complico avendo il ribattuto che è So difficile. this section, how does it go? And so on. So I just think, and I'm thinking about the intensity of the sound, the quality of the Questa è sound, l'intensità del suono, la qualità and the character. e il carattere, però esplorando in posizioni diverse. And later I bring that to the actual notes. E poi lo trasporterà nelle note reali. So the notes aren't a track like a railway track where you're just on the track. You suddenly have much more freedom to go left, right, up, Quindi le down. note non sono come dei binari di un treno che ti obbligano a un percorso, ma c'è improvvisamente molto più spazio e libertà di movimento. And tempo also. E tempo anche. So, for example, or what is the slowest and what is the fastest? Qual è il più lento possibile, qual è il più veloce? Then when I'm on stage, I decide. E quando sono sul palco decido. The room is full of guitarists, everyone is paying attention, so I'm going to take my time. E la stanza è piena di chitarristi, tutti sono attenti e pronti a criticare, allora mi prendo il mio tempo. So, Quindi, even improvising the right moment to start. anche improvvisare il momento giusto per iniziare. And so on. So E that così via. I'm not playing it in a set way. I'm playing it within parameters, left, right, up and down, back, forward. Quindi non lo esegue in un solo spazio, ma a seconda di diversi parametri. Yeah, so. Great. Dušan.
You like Well, guitar? yeah, I can maybe mention also because this is actually very similar to how I view it. Right. Molto It's- simile come la vede. Yeah, yeah. And I'm looking for the right, well, I don't know if I'm so concerned about color, but, I'm thinking, for example, that the Milano, which is kind of, just looking for, Da Milano, cercando una sonorità. yeah, could be quicker. Potrebbe I essere più hear lots of veloce. people play like that. Molte persone lo suonano così. But I sort of prefer to play it a bit slower. Però lui preferisce un po' più lento. And then I want this. E poi cerca l'imitazione. So ideally, you are kind of breathing with the music, and you're just finding, like what you said, it's becoming like your thing. You're kind of interiorizing. So it's not like, you're playing something that's out there. Like, there's this music over there somewhere. Nobody knows where. But it's like you really, you are feeling this music. Quindi It's ti really, appropri della musica, insomma, come dicevamo prima, non è come qualcosa che è lì Yeah. fuori da te, da qualche parte, nessuno sa dove, no? Ma te lo dà that's the intention. That's the intention. Of course, it's not easy to do it, but Questa è l'intenzione, non è facile, but because it's not easy, that's why we do it and we take time and we improvise, Right. because we look for things. No? And I usually, when I talk to my students about playing, like whatever they're playing, I'm saying exactly the same thing. I'm sort of giving them a spectrum. There's a spectrum of speed, and it's more important that you feel comfortable, whatever that speed is. I mean, granted, if it's something completely ridiculous, but there is some sort of a spectrum of where it feels kind of comfortable and where you can kind of inhabit, let's say that. I would put it that way. Con ai suoi studenti dice sempre, come diceva anche Steve prima, che c'è uno spettro di possibilità, di tempi, di caratteri che loro possono abitare ed esplorare. Ovviamente dato per scontato che non facciano cose assolutamente assurde fuori, la ragione, ma So you improvise to find the extremes, Right. and then you know your safe space. Exactly. improvvisi per arrivare, per conoscere Exactly i how I limiti do it. e Yeah. poi conoscere il tuo ambito, comodo e safe. Safe Yeah. space. Safe space. I was Safe thinking, for space. example, of my African piece, But it could be faster. Potrebbe essere più veloce. So it's possible also, maybe it's not so kind of like groovy, so to say, but of course if somebody's very jumpy character, you might do. So you have to find your comfort zone, and if I'm a bit nervous, I will tend to play faster, so then I play slower. Because I know the faster I play, the more nervous I get. So, I mean, there's also psychology that, it's your own psychology. Marco volevi... It's tricky. Yes, so thank you. Fantastic to say. And I think there is one element that lots of time when we talk about composition, talk about what we know, but it's nice to hear, what you are expressing, that you are dealing with the unknown, with art, you are discovering stuff. And there is one thing I think can be nice to, because as an interpreter, usually we are focusing on what we know. We know the score, we know what to do. And there is something special listening to composers as poets reading their poetry or
doing it in a different way, but it's listening. You know, when you start to play, you start to listen differently. The sound in between, you see the sound as an opportunity of doing something. And disconnecting a way of listening the sound as an opportunity of creating something. And not just hit the note, okay, now next note. Not that note, that sound. And the same when you try the different possibilities, you are listening and a listening that is creating something. Do you want to translate? Yeah. Ha detto che è bellissimo, tutto molto interessante, ed è bellissimo vedere come un compositore che esegue musica sua o di altri hanno dimostrato insomma una curiosità e un ascolto attentissimo e costante, sempre un po' in cambiamento, e che quindi si vedeva un ascolto del silenzio tra le note, dello spazio, della risonanza, per cui il suono diventava un'opportunità per un altro modo sonoro, per una scelta interpretativa, per un movimento di un certo tipo, e questo è molto illuminante. One thing I really want to say is that people give the composer and the score too much respect. They think it is the whole work, but actually, historically, the important people are the performers, people who transform what's on the page, what's in the composer's mind, into something that has its own life, and they bring something to it, and that's what artistry is. It's not enough to follow exactly what the composer has written or to read all the stuff about style and perform it in a kind of authentic way. That's a starting point. What's important is what you bring to it as a performer, what your artistry is, which elevates the music to a much, much higher level. Una cosa a cui tiene molto e che vuole assolutamente comunicare è che si dà troppa importanza al compositore e alla partitura, che nella storia le persone più importanti nel processo, diciamo, di esecuzione di un brano sono sempre stati gli esecutori, gli interpreti, perché sono loro i veicoli dell'idea musicale, e sono loro che danno un contributo, lo cambiano, lo eseguono, e sono loro che possono con l'interpretazione elevare la musica ad altezze altrimenti magari non raggiungibili. Non c'è nessuno scopo, nessuna qualità nel eseguire fedelmente seguendo un parametro in teoria filologico, in teoria rispettoso dell'idea originale del compositore, che comunque non possiamo conoscere. È importante questa ricerca per avere una struttura di base e su cui poi invece però applicare una personalità, una ricerca, una curiosità. So, for example, when I hear, John Williams, Zoran Dukic, solo duo, Xu Feiyang, when they play my music, what I hear is far beyond what I imagined. Quando lui sente personaggi come John Williams, Lorenzo Micheli, Matteo Mela, Xu Feiyang e altri, tutti i chitarristi più bravi che ci sono, che suonano la sua musica, è sempre sorpreso di sentire la musica ad altezza e qualità che non aveva mai immaginato. Yeah, so, it's your job not just to interpret the score, but to be artistically creative, inventive, and turn written page into magic. È il vostro lavoro di interpreti non di riprodurre, ma di trasformare, evolvere, di interpretare in questo senso la partitura con creatività e trasformarlo in magia. I was just going to mention how Stephen is relocating the responsibility to the interpreter. I thought the composer was supposed to come up with the magic. Well, some of the magic. Steve sta dando la responsabilità della qualità della sua musica agli esecutori, quando invece io pensavo che fosse il compositore a creare la magia. Both. Well, I think this is a good moment maybe to stop. Just a few final words. This was great, so thank you so much. I think there's so much food for thought here, and I think maybe this last part was really the core for you to bring home, sort of, to think creatively, to feel like what you're performing is part of you, and in order to do so, try and have the most curious and artistically open and creative frame of mind. Not to be afraid
to do too much damage, to do any damage, to risk it all, to then come back and give something new and contribute for you. Maybe I just had something else that I was thinking about just before we end. I was just thinking about the history of classical guitar and how the beginning of the 20th century and up to, say, 50s, we had these characters like Andres Segovia and, let's say, Pablo Casals or Haifek. These were people that came from a romantic tradition where actually they did appropriate very much the guitar, and stylistically they pretty much played everything in a romantic style. So then it became sort of a criticism of the further generation, how this was kind of not appropriate, so to say, not stylistically appropriate, etc. So then you have the generation of Angelo Gilardino, for example, and other authorities in the classical guitar that were searching to find the perfect stylistic and sort of the search for the authentic, which I think up until these years, that has been like a great sort of motivation for so many guitarists. It's like everybody's on the lookout for the authentic, whatever that is. But anyway, so I think that now it's, interestingly enough, after this period where I think lots of people have found what is, say, stylistically appropriate or not appropriate, I think now we're in a zone where we can again be really free within the confines of whatever the style is, where we are free to kind of really be ourselves and really make a very personal statement. Sure, like Wagner is not going to be the same as, Monteverdi or, but, I think that we're sort of, in a way, I feel like maybe we have returned a bit to that pre-authentic time, where now it's becoming, again, like really, you're being given a lot of freedom as interpreter to create your own artwork. So anyway, I just wanted to mention because of the history of guitar. Da un aspetto, una considerazione storica sulla storia della chitarra, che grandi personaggi della prima parte del Novecento nella chitarra, ma anche in altri strumenti come Segovia, Pablo Casals, erano tutti esecutori che venivano da un'estetica romantica, che eseguivano, applicavano il loro romanticismo, il loro modo di suonare a tutto il repertorio in modo indistinto. La generazione successiva invece, ha fatto il nome di Gilardino e di altri, hanno in risposta cercato di avvicinarsi il più possibile al recupero della, l'estetica autentica, qualsiasi cosa questo voglia significare, perché è difficile capire esattamente, del brano, cercando di distaccarsi da appunto questo personalismo romantico, avvicinarsi il più possibile al compositore, e tantissimi chitarristi si sono dedicati tutta la vita a questa operazione. Adesso che questa ricerca è stata comunque compiuta in gran parte e ha dato degli spunti di riflessioni e del materiale, secondo noi tutti, secondo me, tre qua sopra, siamo in un momento in cui invece stiamo ritornando ad avere un po' più di libertà, magari gestita e informata da questa esperienza appena avuta di recupero e di lavoro filologico, ma finalmente viene ridata più responsabilità, più libertà, più creatività all'interprete. Naturalmente, appunto, stilisticamente Wagner sarà sempre diverso da Monteverdi, ma abbiamo anche noi un ruolo di contributo. Great.